Buonasera a tutti amici e bentornati di nuovo nel nostro canale di mobilità elettrica sostenibile. In questo video siamo con una vettura veramente estremamente interessante, perché in questo momento abbiamo la nuova Opel Zafira E, un mezzo da 8 posti che può essere disponibile in 3 differenti misurazioni S, M ed L, 4,60 m, 4,95 m, 5,30 m per questa vettura del gruppo Opel veramente estremamente interessante. Siamo venuti qua a Firenze per conoscere questa vettura. Per quale motivo? Perché innanzitutto parliamo di mobilità elettrica, parliamo di un mezzo, un van da 8 posti che è veramente stupendo, strepitoso per quanto riguarda la movimentazione delle persone. Pensate davvero a tutti quelli che hanno un hotel, faccio un esempio, e che hanno bisogno di andare a recuperare quelli che sono i clienti in aeroporto, andarla a portare in centro storico, sì, perché un mezzo del genere in una città come quella di Firenze, ma non solo, possiamo entrare in centro storico registrando quella che è la vettura e quindi siete liberi e beati di entrare in centro storico. Oltretutto abbiamo il 50% di scontistica per quanto riguarda i parcheggi blu, almeno io vi parlo per la città di Firenze naturalmente, e quindi questo è un mezzo che vi viene incontro davvero in maniera stupenda. In questo momento abbiamo la taglia M, 4,95 m, 8 posti e addirittura un piccolo bagagliaio sul retro. Entriamo in vettura, almeno vi faccio vedere un pochino davvero l'effetto scenico che avreste alla guida di un mezzo del genere. Un mezzo che magari non viene incontro totalmente a tutte quelle che sono le occasioni, perché un mezzo comunque sia, parliamo di un 8 posti, però ragazzi veramente un gran bel colpo d'occhio. Guardate un pochino dietro, vedete, no? Le due linee di sedute dietro a quella naturalmente del sottoscritto, il cielo a vetro che io apprezzo particolarmente, ma sono di parte, sono estremamente di parte. E davvero, per essere un mezzo di 4,95 m, ricordo, un mezzo veramente che non sembra così grande, sai, perché c'è tante aperture, ricordo un po' tipo l'ascensore di questi hotel un po' più di lusso, ecco, tanta luce, spaziosità, davvero meraviglioso. E andiamo come sempre a vedere anche come stiamo all'interno della vettura. E quindi abbiamo tantissimo posto, davvero per la testa. Dopotutto parliamo di un mezzo alto 1,90 m. Almeno si evitò anche una regolazione in più per quanto riguarda i parcheggi sotterranei, ma 1,90 m non credo che abbia queste particolari problematiche, insomma. Però vedete che vi è tantissimo posto. La strumentazione, come andiamo, prendiamo, tanto funziona, col gruppo PSA funziona facilmente in questa maniera, insomma. Andiamo a premere il pedale del freno e lo start. Si accende quello che è il quadro generale con il piccolo schermettino, vedete qui davanti, vi fa vedere in praticità quanta è l'autonomia residua, 170 km in questo momento, e quanto è il livello della batteria, come potete vedere benissimo. Il resto è a lancette classiche. E qua vi è lo schermo dell'infotainment che dà tutto davvero il necessario. Prima avevamo messo il navigatore perché eravamo in una zona che non mi ricordavo bene come si arrivava qua, ecco, la tutta, ed è davvero ben fatto. L'unico appunto che posso magari dare è che in questo momento sono praticamente nella mia posizione di guida. Lo schermo dell'infotainment magari poteva essere fatto leggermente rivolto verso il guidatore, perché naturalmente quello che è il navigatore o l'infotainment in generale è più utile per quanto riguarda chi guida rispetto a chi ti viene incontro come passeggero accanto. Ma per il resto veramente fatto bene, tutto naturalmente a pulsantini fisici, a touchscreen naturalmente. Potete vedere davvero quelle sono le impostazioni del caso. Come vedete qua abbiamo anche davvero quella è la schermata dei consumi. Abbiamo visto anche se sulla Opel Mokka o anche sulla nostra Opel Corsa, e qui abbiamo quello è la ricarica indifferita, che credo che stavolta non farò perché la vettura ha bisogno di mangiare, tra parentesi. E ora andiamo a vedere un po' come funziona davvero anche l'apertura al posteriore, veramente di una semplicità estrema. Voi andate a tirare indietro e lei si apre in automatico, e questa è davvero l'immagine che avrete al posteriore. Tanto spazio. E per quanto riguarda quello che vuol dire entrare nelle sedute posteriori, molto semplice. Qua avete la levetta, andate, ora che sto guardando anche sul cellulare allora è un po' più complicato, andate a ribaltare, montate e via, una semplicità estrema davvero. Vi voglio portare con me sulle sedute posteriori. Ricordo, io sono alto 1,93 m, quindi
a maggior ragione vi posso aiutare per meglio per quanto riguarda questa situazione. Allora, le sedute posteriori hanno addirittura la possibilità di essere arretrate ulteriormente, andando naturalmente a mangiare posto per quanto riguarda il bagagliaio, che ora andiamo a vedere. E ragazzi, ora giro l'immagine e vi faccio vedere. Io ci sto benissimo, comodissimo, non vado a toccare davvero con le ginocchia. Pensate che questa seduta può essere anche mandata più avanti, e ci sto davvero comodo. Guardate, questa è più avanti. No, vabbè, ragazzi, io vi ricordo sono 1,93 e ci si sta davvero benissimo. Vi faccio vedere anche per quanto riguarda la testa. Guardate, addirittura non vado a toccare neanche i capelli, cioè una cosa pazzesca, forse appena appena. Però davvero, ragazzi, cioè, io vi ricordo, sono nella terza seduta di un mezzo lungo 4,95 m, però 8 posti. E io alto 1,93 ci sto benissimo, benissimo. Davvero, una cosa meravigliosa. È incredibile, questo è un mezzo che mi ha praticamente colpito. Ora ragazzi andremo in prova con la vettura che vi dico in questo allestimento a 50 kWh di batterie. In un secondo momento uscirà anche la 75 kWh di batterie che permetterà 230 km nel caso odierno attuale, 330 km per quanto riguarda la versione avrà una maggiore capacità di batteria e quindi sarà ancora più poliedrica nella sua versione con 75 kWh di batterie. È già al listino ma non è ancora nelle disponibilità dei concessionari, non è ancora in fase di consegna, ecco, deve essere ancora prodotta. Il concessionario medesimo non mi ha detto di specifico, dammi un mese specifico di quando verrà consegnata questa vettura, però è già al listino e quindi mi immagino non arriverà tra troppo tempo, ecco. Ora andiamo quindi a vedere come si comporta questa vettura, la Opel Zafira E. Ed ecco a voi il famoso piazzale Michelangelo. Noi naturalmente ci siamo registrati in alto. Oh, guarda, una 208 elettrica. Come vedete siamo qui al piazzale Michelangelo, sarebbe stato un po' complicato registrarsi in questa location. Noi eravamo in una posizione un po' più rialzata. Noi eravamo precisamente sopra questa scalinata, naturalmente non proprio sopra perché non si può, eravamo un pochino più defilati. Ecco, ma praticamente la location in cui ci siamo registrati è proprio questa qua. Continuiamo, quello è il nostro Giro di Firenze, avevamo già iniziato precedentemente, sciorinando anche quelli che sono un po' di dati di questa vettura che è estremamente interessante per determinate tipologie di persone. Come dicevamo, le taglie sono 3, S, M, L, 4,60 m, 4,95 m, 5,30 m e praticamente vengono incontro a quelle che sono le esigenze dell'utente finale. La batteria, come dicevamo, è da 50 kWh nel nostro allestimento, ma in questo momento in tutti gli allestimenti perché vi è già al listino ma non è stata ancora iniziata quella della produzione del modello da 75 kWh. Modello da 75 kWh che sarà disponibile, come dicevamo, in un secondo momento solo per la taglia M ed L, quindi questo modello qua che è la M e naturalmente quello successivo, quello più anche importante nelle dimensioni. 230 km per quanto riguarda il taglio abbiamo in questo momento da 50 kWh, 330 km per quanto riguarda l'allestimento con 75 kWh di batteria. Ricarica che come anche tutto per il gruppo PSA è il medesimo, quindi partiamo da un monofase da 7,4 kW, trifase da 11 kW per quanto riguarda la C, quindi la ricarica in corrente alternata, per passare poi in DC a 100 kW. Questo cosa implica? Implica che qualora abbiate 50 kWh, come in questo caso uno 0-100 in 7 ore e 15 minuti, 0 con il monofase, in trifase 5 ore e 10, 5 ore e 15, lo 0-100. E per quanto riguarda la DC abbiamo un 10-80% in 27 minuti che diventano 47 minuti se andiamo ad attaccare la vettura a una ricarica in corrente continua da 50 kW che poi sono le principali per quanto riguarda il gruppo il Enel per quanto riguarda davvero la mobilità elettrica nel nostro paese. Poi ci sono le Ionity, ci sono quelle che sono le colonnine che stanno entrando finalmente in funzione per quanto riguarda l'autostrada, la A1 in questo momento a Modena vi è la prima stazione di ricarica a 300 kW, quindi con una vettura del genere i 100 kW sono sicuri, garantiti.
e poi la prossima sarà a Roma, poi piano piano elettrificheranno, quella è la rete principale del paese, quindi forza e coraggio. Per quanto riguarda la batteria da 75 kWh, se avete il monofase la ricarica sarà in 11 ore, per quanto riguarda invece la ricarica con il trifase sarà in più o meno in 8 ore, giù di lì. Per quanto riguarda la ricarica in DC 10-80% in 45 minuti. La vettura poi è, diciamo, autolimitata a 130 km/h, va detto che con un mezzo del genere io non è che avrei, a parte io sono una persona che guida tranquillo, ecco. Però con un mezzo del genere, un mezzo 8 posti con persone sul retro, la legge italiana prevede massimo 130, quindi per me va benissimo, una velocità davvero veramente buona, 230 km, 330 km per quanto riguarda l'autonomia di questo mezzo, e poi andremo un pochino a vedere anche nella nostra prova. Effettivamente leggermente mangiucchia, ma è abbastanza normale che sia così, parliamo di un mezzo praticamente di 5 metri e quindi con un coefficiente di penetrazione aerodinamica può essere eccezionale, parliamo di un mezzo davvero alto 1,90 largo 2 metri, quindi davvero però spazio a iosa. Abbiamo visto che io praticamente nella terza seduta ci sto come fosse davvero sulla seduta davanti di una qualsiasi vettura, quindi potrei addirittura fare un viaggio sulle sedute, non quelle posteriori, più posteriori ancora, cosa che non mi capita spesso, e vi sono sincero, perché le mie misure non sono standard e già su una vettura come la nostra percorsa è impossibile per una persona alta 1,93 stare al posteriore, quindi veramente tanta roba. Dopo vi farò vedere, diciamo, due chicchine per quanto riguarda la vettura, andremo a vedere anche i prezzi, che come vi dicevo però ha una scontistica veramente importante. Il gruppo Bandini ci ha detto quella che applicano loro, non so se è una cosa di casa o per quanto riguarda loro che sono, diciamo, più attenti a quella della mobilità elettrica, però comunque sia, dopo andremo a vedere e vedrete che il prezzo di listino è alto, bisogna essere sinceri, è alto, ma con la scontistica per quanto riguarda lo Stato e la scontistica anche per quanto riguarda la concessionaria, il prezzo va a abbassarsi e va a abbassarsi di molto, davvero. No, cioè ragazzi, da notare il parcheggio, no, cioè per fare entrare la moglie, che questo mezzo gli è 2 metri di larghezza, la nostra, diciamo, percorsa molto meno. Per farla entrare ho fatto una manovra di quelle tattiche. Ora vi faccio vedere anche cosa facciamo. Andiamo a prendere quella è la nostra presa di ricarica della Zaffi, andiamo ad aprire quella è la presa di ricarica che si trova qui sul davanti, lato guida, sopra il pneumatico. Togliamo quella è la protezione, andiamo ad inserire quella è la presa, e magia, parte la ricarica. In vettura poi troviamo quella è la situazione attuale dallo schermettino. Vediamo che la vettura sta ricaricando a 14 km ogni ora, tempo stimato per concludere quella è la ricarica 7 ore e 20. Infatti noi l'attacchiamo ora, almeno sì, domani mattina 100% assicurato. Anche perché domani, faccio vedere una cosa, la magia di queste macchine con i portelloni elettrici, chiusura, vedi? Anche perché domani andiamo a Monteriggioni a far vedere davvero quella è la vettura, la Opel Zafira, e a un tassista elettrico di Siena. Diciamo la colazione era preventivata per altri motivi, insomma, perché tanto ci si sentiva e quindi la voglia anche di vedersi una volta. Però con l'occasione gli farò vedere questo mezzo e lui era veramente interessato, perché cavolo ragazzi, guardate quante file di posti, questo è un mezzo anche meraviglioso per quanto riguarda i tassi. Il concessionario mi ha detto che loro ne stanno vendendo tanti, dando tanti a quanto riguarda gli NCC, perché questi sono mezzi ragazzi meravigliosi. Siccome si va a Monteriggioni da casa nostra, poi si deve andare verso Pontedera
domani farò sui 150 km come niente e guarderemo anche la situazione del consumo della vettura. Superstrada poca, più che altro tante strade statali, diciamo regionali, e quindi diciamo situazioni dovrebbero permetterci di consumare anche un po' meno. Questo pezzo lo andiamo ad integrare prima della conclusione del video che si è fatta a Monteriggioni. Praticamente abbiamo fatto San Miniato, Monteriggioni, Pontedera. Tanto inserirò qua l'immagine per farvi vedere un pochino quello è stato il viaggio. Qui vediamo quelli che sono stati i flussi di scarica della corrente negli ultimi fino a 180 minuti e guardiamo quanto abbiamo avuto di consumi con questa vettura. Abbiamo percorso, no, non è questo, è questo qua, 131 km, 57 km di velocità oraria, 17,4 kWh su 100 km e più o meno siamo a poco meno del 50% di batteria residua. Quindi diciamo possiamo anche ritenerci soddisfatti del consumo, visto anche il ciclo di omologazione, però abbiamo fatto tante statali, soprattutto nel ritorno, rispetto a quello è stato un po' il viaggio dell'andata, dove ci sono state qualche superstrada in più. In questa immagine vedete il percorso che abbiamo realizzato, 131 km, 17,4 kWh su 100 km il consumo, per un totale di 2,78 € per realizzare questo percorso con la nostra fornitura domestica da 16 centesimi al kilowattora, quindi molto economico. Ed eccoci qua ragazzi a Monteriggioni, ho voluto concludere qua questo mio tour. Ora andremo con Gianluca, tassista elettrico, perché ho intenzione di fargli vedere la vettura. Una vettura che mi ha particolarmente colpito. Ieri mi sono fatto anche un paio di giri insieme a mia moglie dopo cena, una volta che è tornata a casa, perché era molto curiosa anche lei di provarla. Gli è piaciuta tantissimo perché gli dava davvero l'idea di gita, di andare a fare una delle classiche girate con la guida turistica, vi fa vedere un pochino le bellezze del luogo. E davvero ora gliene dirò anche a un ragazzo che conosciamo in Portogallo, che ci ha fatto, diciamo, il tour a Lisbona, che è veramente un mezzo estremamente interessante anche per i suoi utilizzi. Poi vi faccio vedere gli ultimi dettagli da dentro e poi andremo a vedere quelli che sono i prezzi, le scontistiche che applica la casa. Grazie al gruppo Plandini abbiamo avuto modo di vedere un po' quelle che sono davvero le scontistiche che vengono applicate, oltre al fatto che ci sono naturalmente gli incentivi statali con e senza rottamazione, e quindi andiamo a vedere un secondino le ultime cose dall'interno. Dettaglio che non vi avevo fatto vedere ieri, guardate, accendo la vettura e cosa è? Cosa vi è? Abbiamo l'head-up display, veramente interessante, che poi dalla levettina che vedete qua potete regolarlo in alto e in basso in maniera tale di essere, diciamo, più utile per la vostra altezza. Io sono alto, ho dovuto magari andare un pochino più indietro, vi faccio vedere. Vedete? Si sposta e quindi è veramente meraviglioso perché vi torna molto comodo, soprattutto come nel mio caso in cui ho messo quello del navigatore, lo vedete anche da quello dell'head-up display, quindi è un vantaggio ulteriore. Faccio vedere due cose al posteriore. Questa è la visuale che avete dalle sedute posteriori. Avete qua quella della luce di cortesia e la possibilità di gestire quelli che sono i flussi dell'aria, quindi estremamente interessante. Poi dal pulsantino sul davanti si accende praticamente tutto da davanti a dietro, quindi veramente interessante. Ieri con la moglie ci siamo fatti davvero anche due risate perché è estremamente ben fatta, ragazzi, estremamente ben fatta. Vi sono poi dei tavolini comodissimi con il poggiabicchiere, no, veramente ragazzi, qui è tanta roba. Mia moglie appena l'ha vista ha detto: ma cavolo, qui abbiamo un bed and breakfast e dobbiamo portare i turisti a fare delle prove di, insomma, degustazioni di vino e formaggi. No, davvero estremamente ben fatta. Ora vado ancora dietro. Questa la visualizzazione dalle sedute ancora posteriori, per farvi vedere che abbiamo dei dettagli interessanti anche qua sul retro con dei poggiabottiglie, ragazzi, davvero interessante. Perché anche al posteriore qui non si bada davvero ai dettagli del caso, con il cielo a vetro che è veramente interessante. Abbiamo la lucina anche di cortesia per quanto riguarda davvero le sedute al posteriore, diciamo al posteriore del posteriore. È veramente ben fatta, ragazzi, veramente ben fatta. Ora qua il tempo sta leggermente volgendo al peggio
in quel di Monteriggioni, la città turrida, possiamo davvero definirla in questa maniera. Questa vettura che è veramente adattissima per quanto riguarda davvero gli hotel che devono andare a prelevare quelli che sono i turisti magari all'aeroporto, portarli nei centri storici, i bed and breakfast, come mi ha detto anche mia moglie, per andare a fare wine tasting, per andare a fare diciamo anche delle escursioni, davvero le guide turistiche. Intanto dovrò fargliela vedere al nostro amico in Portogallo, André Feldman, grandissimo, perché è un mezzo davvero interessante, soprattutto magari quando uscirà già a listino. Quello è il modello da 75 kWh con 330 km di autonomia, ancora maggiore. La concessionaria mi ha confermato e loro stanno consegnando tantissimo per quanto riguarda gli NCC. Ora andremo a fargliela vedere anche a un amico che fa il tassista e potrebbe essere seriamente interessato a una vettura del genere perché è veramente comoda. A un mio collega domani lo farò vedere perché lui ha 4 figli, quindi un mezzo del genere diciamo è estremamente interessante. Ai servizi sociali mi viene da pensare, a tutte quelle che sono le strutture ricettive, come dicevamo, all'attività sportive, magari un club sportivo potrebbe utilizzarlo per portare quelli che sono diciamo i ragazzi, gli atleti, per andare a fare quello che, insomma, quello che devono fare, le aziende che devono magari movimentare quelli che sono i propri dipendenti da un luogo a un altro, quindi è un mezzo estremamente interessante per tante tipologie di persone. Prezzo, partiamo, ma non vi spaventate perché ora vi dirò anche le scontiste oltre agli incentivi. Prezzo, partiamo da 50.150 euro, quindi un prezzo leggermente altino. Però oltre al fatto che vi sono, come sappiamo, quelli sono gli incentivi statali da 5 e 8 mila euro con rottamazione o senza rottamazione, abbiamo anche, ed è importante, ci ha detto Brandini, che questa vettura ha il 25% di sconto per quanto riguarda l'acquisto. Quindi oltre all'incentivo statale avete anche un 25% di sconto per quanto riguarda davvero il prezzo d'acquisto. Quindi il prezzo si abbassa tantissimo. Quante siamo? Su 32-33 mila euro? Non lo so, non vorrei dire cose a caso, ma più o meno mi viene da pensare, facendo l'incentivo statale con rottamazione, il 25% di sconto. Non credo che saremmo troppo oltre 30.000 euro, ma insomma sta a voi poi informarvi nel caso con la concessionaria di turno per vedere un po' la situazione dove andrà a parare. Ma io ve la consiglio altamente perché è leggermente energivora, devo essere sincero, ma niente di proibitivo, perché poi noi a casa con una fornitura da 3,3 kW classe, senza andare a aumentare niente, abbiamo attaccato la vettura alle 11.05, abbiamo ricaricato fino alle 7 mi pare 25 kWh e quindi la vettura era più o meno a metà carico ieri. Niente di proibitivo, ma le vada uno attacca prima la vettura o comunque sia vi sono sempre le colonnine, quindi ragazzi non ci sono assolutissimamente problemi. Questa prova mi è veramente estremamente piaciuta, un mezzo questo come dicevamo il modello M, quindi 4,95 m, e io ragazzi vi saluto, vi ringrazio davvero Opel Brandini per avermi concesso questa vettura. Io vi voglio salutare a tutti, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste fatto, un bacione a tutti, ciao! Sempre Forza Elettrico, sempre Forza Elettrico!